Ciao a tutti ragazzi, grazie o per colpa dell'update 1.25, a seconda di come voi l'abbiate preso, anche questo piccolo mostro è diventato una supercar per Tokyo. Infatti, se ricordate bene, avevo presentato già un setting per questa piccola cappuccino con motore swap dell'RX7, sempre per Tokyo, con la patch 1.23, ma per guidarla dovevamo praticamente tenere attivi tutti i controlli e quasi tutti al massimo perché la situazione non era per niente buona. Con l'ultima patch non solo riusciamo a guidarla senza nessun tipo d'aiuto, ma si guida anche bene, è una macchina performante. Ha un grosso vantaggio, ovvero l'elevata potenza e il basso peso, ma anche un grosso svantaggio, ovvero l'elevata potenza e il basso peso. Non ho bevuto ragazzi, e quello che è il più grosso vantaggio è anche lo svantaggio, perché sebbene grazie a tanta potenza e poco peso otteniamo enormi prestazioni e bassi consumi, è anche vero che l'aerodinamica vuole la sua parte, e quando andiamo ad installare, dati i bassi punti di prestazione di questa macchina, le gomme da corsa, la gara si svolgerà in due fasi. La prima fase di 6 giri la faremo con gomme intermedie, gomme da corsa intermedie, quindi il problema che adesso vi farò capire si sente meno, ma quando mettiamo le gomme da corsa e l'asfalto diventa asciutto, abbiamo molto più grip e il problema esce fuori. Che cosa succede? Succede che mentre siamo in curva e andiamo forte, stiamo spingendo, le gomme ovviamente essendo da corsa hanno un gran grip, la macchina non scivola, ma quando sollecitiamo troppo la forza G laterale, che cosa succede? Che la bassa deportanza, perché nonostante abbiamo installato un splitter anteriore e un alettone alto posteriore, abbiamo 100 all'anteriore al massimo, 300 al posteriore al massimo, ma la macchina pesa solo 700 kg, quindi la macchina al massimo del grip si solleverà e sarà come scendere da uno scalino, soprattutto con la parte posteriore della macchina. Quindi come molti di voi che mi hanno seguito su Twitch in live mentre facevo l'assetto di questa macchina, ho veramente lavorato tanto al posteriore, soprattutto con la campanatura gomme. Il setting che vi propongo oggi non è il più performante, perché quello è vero che si riesce a chiudere in 24 minuti e 10 secondi, quindi parliamo di un grande risultato, però è anche vero che è molto estremo e soprattutto sul bagnato, dove l'assetto deve essere più morbido, è problematica. Se credo che col controller non riuscirete a guidarla, e con lo sterzo comunque dovete avere una grossa sensibilità, soprattutto con l'acceleratore. Quindi preferisco portarvi questo setting. Riuscirete a fare comunque 24 minuti e mezzo, 24 minuti e 45. Nella gara che vedete, che è la prima, ho fatto diversi errori, ho chiuso in 25 minuti netti mi sembra, ma è facile fare meglio. Vedete poi dove ho sbagliato e come ho sbagliato. Soprattutto non ho spinto tanto perché non mi sentivo sicuro, venivo dal setting quell'altro, mi ero abituato con quello lì, ecco. Però ripeto, utilizzate questo qui, rimaniamo al solito discorso, meglio magari metterci 15-20 secondi di più, ma rispettare quel tempo, quindi non cercare un setting troppo estremo dove poi dopo noi commettiamo l'errore e buttiamo praticamente il miglior tempo della gara, perché perderemo 30-40 secondi e tutta la nostra fatica è stata buttata per cercare di fare il prima possibile. Ma basta con le chiacchiere. Andiamo a vedere che cosa installare sull'auto, vediamo il setting e alla fine vediamo la gara. Iniziamo dai cerchi in lega. Il modello che volete come sempre, le dimensioni da 17 pollici, larghezza del cerchione larga e centricità larga. Passiamo all'avantreno tipo B, i fianchi tipo B, il retrotreno tipo A. Infine un alettone personalizzato alto, le piastre terminali che volete. Chiudiamo con la gabbia di sicurezza tipo C. Per quello che riguarda il setting, come dicevo, vedete questo l'ho rinominato step 3, ma ero arrivato fino allo step 7, ma
ho fatto un passo indietro e sono ritornato a un assetto meno estremo, perché quello fondamentalmente che cambia è il reparto sospensioni. Quindi abbiamo installate gomme da corsa intermedie, facciamo 6 giri. Fate attenzione al sesto giro perché l'asfalto sarà già asciutto e le gomme, soprattutto al posteriore, molto consumate. Infatti questa macchina devasta le gomme al posteriore. Entriamo al sesto giro, alla fine del sesto giro cambiamo le gomme e mettiamo gomme da corsa dure. Rientreremo anche con le medie, con i punti prestazione, ma non riusciremo a finire la gara. Infatti l'ultimo giro la posteriore sinistra sarebbe completamente finita, quindi gomme da corsa intermedie per 6 giri e poi finiamo con gomme da corsa dure. Rifornite il carburante perché faremo tutto con mappa A1. Le sospensioni vanno installate personalizzabili. Questi sono i valori da inserire. Differenziale personalizzabile. Questi i valori da inserire. La deportanza, come abbiamo detto, all'anteriore al massimo, posteriore al massimo, quindi 100 e 300. Una eco personalizzabile, ma rimane al 100% della potenza. La zavorra è pochissima, abbiamo solo 16 kg, spostati tutti al posteriore per ottenere un bilanciamento del 50-50. Installate un cambio personalizzabile da corsa. La velocità di punta è 200 km/h. Regolate poi la trasmissione finale a 3.5, quindi al minimo, in modo da ottenere le velocità che vedete. Installate un turbocompressore a regimi elevati. Nessun anti-lag, intercooler da corsa, filtro dell'aria da corsa, marmitta da corsa, collettore di scarico da corsa, sistema frenante in carbonio, pastiglie freni da corsa, controller freni impostato a 1, frizione e volano da corsa. Inoltre installate il bilanciamento motore, la lavorazione dei condotti, aumentate la rigidezza della carrozzeria. Per quanto riguarda la riduzione del peso, tornando al discorso che ho fatto all'inizio, io la macchina già ce l'avevo pronta con queste riduzioni peso installate, quindi come sapete bene non si può tornare indietro a meno che spendere una barca di soldi e resettare la macchina. Provate all'inizio a non installarle, a tenere la macchina più pesante, perché riuscirete così, in teoria, non ho potuto provare, a limitare il saltellamento della macchina sulla curva. Quando la proverete, soprattutto sulle S veloci, capirete di che cosa sto parlando. Quindi magari non installate le riduzioni del peso, provate a fare la gara senza ridurre il peso. Se vedete che siete troppo lenti, allora rispettate questo setting. Fatemi sapere nei commenti, senza riduzione del peso, come va la macchina. Magari mettete anche il tempo di gara totale. Come abbiamo detto, gli aiuti per questa macchina non sono assolutamente necessari, si riesce a controllare benissimo senza. Tuttavia è obbligatorio mettere il controllo trazione, perché? Non per il discorso del sovrasтерzo di potenza, riusciamo comunque a gestirlo abbastanza agevolmente, basta solo avere sensibilità sull'acceleratore, ma per il consumo gomme, proprio perché essendo la potenza tanta e la macchina leggera, le gomme dietro tendono a pattinare. Quindi il controllo trazione limita questo pattinamento, non è invasivo, non si sente più di tanto, ma risparmia almeno di un terzo il consumo delle gomme. Anche questo me l'avevate domandato proprio su Twitch perché lo facevo, e avete poi visto la differenza di consumo quando andiamo a fare la sosta ai box, soprattutto quando mettiamo le gomme slick per la seconda parte di gara. Avete benissimo visto come a fine gara col controllo trazione ho ancora gomma bianca, gomma buona, e come invece senza ero arrivato con la posteriore sinistra completamente finita.
Non mettiamo invece né controllo di stabilità e né aiuto al controsterzo.
Grazie a tutti per aver seguito questo video, spero che riusciate a divertirvi con questa macchina come mi sono divertito io per 3 giorni praticamente. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi setting. Ciao a tutti ragazzi.